Ciao amici e amiche del segno del Sagittario, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 26 gennaio al 1 febbraio e prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica e prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarlo col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli e anche il link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo a vedere in linea di massima come andrà la vostra settimana, quindi le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione troviamo la nave o il battello che ci parla di una nuova fase, forse un nuovo inizio o comunque una ripartenza, direi soprattutto nelle questioni strettamente personali, relazionali e interiori, perché la carta per eccellenza del viaggio può parlare sia di viaggio vero e proprio, quindi movimenti, trasferte, spostamenti di vario genere, ma anche di viaggio a livello spirituale, interiore, quindi anche con soddisfazioni, una nuova avventura, un nuovo inizio, dei desideri, dei sogni da realizzare. Può riferirsi anche a questioni un po' più pratiche, quindi di cambiamenti importanti, miglioramenti e guadagni. Vediamo adesso come procede. Allora, tutto quello che si può ottenere sicuramente con la falce è grazie al nostro impegno, al nostro duro lavoro. Con questa, diciamo, ci indica la possibilità o di essere un po' stanchi, allora quindi ci consiglia proprio di dare le ultime energie proprio per raccogliere dei risultati e ottenere delle soddisfazioni, o in qualche modo la falce ci mette un po' in guardia di tagliare le cose che non ci servono, soprattutto le delusioni, i dispiaceri, le cose che non funzionano o quelle erbacce che effettivamente a livello metaforico non ci permettono di procedere nel modo giusto, e ci consiglia anche di essere molto veloci nel pensare e nell'agire rapidamente. Poi troviamo le cicogne o la cicogna che in questo caso porta una carica di cambiamento, quindi abbiamo visto sì cambiamenti rapidi, però in questo caso può far riferimento in modo particolare a notizie, incontri. Anche questa è una carta di movimento, e cioè partenze, ritorni, trasferimenti, quindi se già magari lo fate diciamo di lavoro, non mi direte quale novità, io proprio viaggio tantissimo, allora vuol dire che ci sono delle novità, delle nuove situazioni, un qualcosa di interessante e stimolante in qualche spostamento, in qualche viaggio che fate. Altrimenti potrebbe essere un viaggio, diciamo, che farete o programmazione di un qualcosa che farete più in là. Poi, come abbiamo visto, non si tratta solo di viaggio vero e proprio, ma si tratta anche di nuovo percorso, di accogliere diciamo, dei cambiamenti dentro e fuori di voi per far sì che voi possiate migliorare alcuni aspetti o, come vi dicevo, proprio iniziare qualcosa di totalmente nuovo. I segni zodiacali da attenzionare per voi sono i segni di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. Questi sono principalmente, e poi anche un po' d'acqua, quindi Cancro, Scorpioni e Pesci. E adesso procediamo con l'ambito amore, che ricordo si riferisce principalmente all'amore coppia single, però alcune cose in realtà possono fare riferimento alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia, quindi adesso magari vediamo in base alle varie carte cosa può saltar fuori con la pratolina. Direi che è un inizio abbastanza positivo perché seppur ci parla
di pazienza, di qualcosa che procede in modo lento, ma di aspettarci, magari delle cose importanti, cioè che si stanno preparando. E poi porta calma, pace, serenità, anche quella preparazione, come vi dicevo, che parte dalla calma e dalla sicurezza per dare una svolta, decisiva. Infatti abbiamo visto dei cambiamenti. Che tipo di cambiamenti aspettarsi? Ma, può essere un miglioramento nel legame stesso, in magari come si stanno portando avanti alcune cose, ovviamente che riguardano, la coppia o dei progetti. Alcune possono fare riferimento anche ad atteggiamenti che, possono essere un po' eccessivi o dare fastidio, allora c'è un qualcosa, che aiuta a concentrarsi meglio, ad essere un po' più attenti, più presenti. Per altri aspetti magari ci sono altre cose che devono essere, sistemate. Particolare la carta dell'oleandro perché, fa capire che, magari ci sono un po' di dubbi, un po' di perplessità. Possono essere dei dubbi vostri? Avete, paura, che magari l'altra persona possa non comprendere, e capirvi veramente, oppure sostenervi, o magari avete in mente un qualcosa che, non sapete se l'altra persona può accettare o può gradire, altri dubbi, altre perplessità di altro genere? Può essere, quindi abbiamo visto che è una settimana in cui alcune cose che non funzionano possono essere totalmente superate e andare a rigenerarvi, superate e tagliate di netto, perché alcune cose in realtà sappiamo benissimo, non è che rimuginando, pensando, ripensando si risolvono, ma bisogna essere pronti ad agire ed essere determinati e questo, come dicevo, vale per le coppie e anche per le relazioni più importanti dove ci sono delle dinamiche un po', particolari come abbiamo, già visto. Per i single è una settimana, è vero, che potrebbe essere interessante, magari c'è contemplazione, osservazione, c'è della simpatia o comunque un coinvolgimento, potrebbe esserci una svolta decisiva, però dipende se c'è proprio, desiderio di superare un muro e quindi di essere intraprendenti da parte vostra, da parte dell'altra persona, magari c'è un atteggiamento abbastanza palese che forse a voi al momento potrebbe dare fastidio. Dipende se questo coinvolgimento, questa passione può interessarvi o no, oppure magari state semplicemente, diciamo, aspettando anche per verificare alcune cose. E adesso andiamo a vedere la parte del lavoro e delle finanze, dove troviamo la carta della lettera, quindi comunicazioni. Alcuni cambiamenti, alcuni rinnovamenti possono partire proprio da alcune comunicazioni che state aspettando, forse anche degli incontri, dei colloqui, di verificare delle idee, dei piani da mettere in moto. Potrebbe essere proprio il momento giusto, quindi di aspettarsi un invito, una riunione speciale, vari tipi di comunicazione. Quindi essendo una stesa generica già, possiamo capire che con la carta della lettera si può riferire a qualsiasi tipo di informazione, comunicazione, messaggio, anche proposta o risposte in base a delle domande e delle cose che abbiamo fatto, precedentemente e che quindi può arrivare quella svolta decisiva dove magari c'è un incontro. Il fatto che ci sia la carta dispiacere non è sempre negativa, poi dipende, perché se è una stessa generica non vuol dire che per tutti andrà male, quindi volevo specificare questa cosa. Vuol dire
che per alcuni magari ci sarà bisogno di insistere ulteriormente o di aspettare un altro po' di tempo e allora quindi si devono superare alcune difficoltà o fare chiarezza su alcune circostanze, quindi una fase passeggera del genere. Invece per altri è vero, possono esserci o delle risposte negative, però io dico sempre quando c'è qualcosa del genere vuol dire che non è quello il nostro percorso, non è quello magari il modo di fare qualcosa e quindi ecco che la carta della cicogna ci sta dicendo di andare a rinnovare, a cambiare e anche direi soprattutto la falce qualcosa in modo molto netto. Quindi di fare chiarezza con voi stessi e cercare di capire che tipo di cambiamento, se farlo immediatamente oppure aspettare un altro po', oppure se capite a livello intuitivo che c'è margine di miglioramento in queste cose che state già facendo, allora ci vuole solo un po' più di pazienza e attesa. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare, quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!